Dopo il mio video su come diventare OP ad inizio gioco, oggi vi andrò a mostrare come realizzare l'arma più potente del gioco, grazie alla quale potete disintegrare perfino i Lynel. Premetto che nel video non saranno presenti spoiler di alcun tipo riguardo la trama, quindi potete procedere alla visione tranquillamente. Come sempre, se gradite questo genere di contenuti e vorreste vederne altri di questo tipo, vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. L'arma in questione, indispensabile per sciogliere praticamente tutti i nemici del gioco, è lo spadone da guardia reale che si troverà nel castello di Hyrule, in particolare in un corridoio bloccato accessibile dalla stanza di Zelda. Per istruzioni più dettagliate su come arrivare a destinazione vi consiglio di recuperare il mio precedente video sul migliore equipaggiamento da avere ad inizio gioco. Una volta raccolta l'arma dovete raggiungere il Monte Morte, in quanto in questa zona saranno presenti gli Octorok, gli unici nemici in grado di applicare delle abilità sulle armi. Una volta che la sputeranno, state attenti a non farvi colpire e raccolta l'arma noterete che su di essa è stata aggiunta un'abilità. Quella che interessa a noi è l'attacco plus, che aumenta l'attacco di uno specifico valore. Dal momento che il numero di bonus sarà casuale ed il massimo possibile 10, saranno ottimi tutti i bonus che danno almeno un più 5 all'attacco. In caso non abbiate ottenuto l'abilità Attacco Plus, dovete tenere a mente che ogni Octorok potrà ripristinare al massimo un'arma fino alla successiva luna rossa, quindi dovrete cercare sempre nella zona del Monte Morte un altro Octorok per ottenere il bonus offensivo. Un'altra tecnica può essere quella di salvare il gioco prima di posare l'arma di fronte al nemico e di ricaricare il file di salvataggio in caso non abbiate ottenuto l'abilità desiderata. Bene, dopo questa fase preparatoria andiamo effettivamente a vedere come utilizzare quest'arma e one-shottare praticamente ogni nemico. Innanzitutto andiamo nella sezione delle armi e notiamo che lo spadone da guardia reale, oltre a questa abilità che abbiamo applicato tramite gli Octorok, ossia Attacco Plus, ha un'ulteriore abilità propria dell'arma stessa e la leggiamo in fondo. È fragile ma molto più potente quando sta per rompersi. In particolare la sua potenza d'attacco raddoppierà una volta raggiunto il punto di rottura. Quindi innanzitutto dobbiamo portarla al punto di rottura. Il metodo più semplice è spammare il tasto X per il salto e Y per l'attacco a terra. E ve ne accorgete perché vi uscirà una notifica come in questo caso, lo spadone da guardia reale sta per rompersi. Ve ne accorgete anche perché nella sezione delle armi brillerà di rosso e i più attenti avranno subito notato che è cambiato il numero in basso a destra, quello che indica l'attacco dell'arma, non più 37, ma stavolta il doppio ed esattamente l'effetto scaturito dall'abilità intrinseca dell'arma, ossia il fatto che l'attacco raddoppia una volta che ha raggiunto il punto di rottura. Ora, se pensate che già 74 è un valore altissimo e vi permetterà di one-shottare praticamente tutti i nemici, in realtà esiste un ulteriore modo per potenziarla ancora di più e basterà semplicemente utilizzare il meccanismo fondamentale di questo gioco, ossia la fusione delle armi. Quindi premete la freccia in alto e vi compariranno tutti gli elementi che avrete raccolto. Se premete il tasto Y fino ad arrivare a potenza di attacco, il gioco vi ordinerà gli elementi in base a quella che è la loro potenza di attacco una volta abbinati ad un'arma. Quella che vi consiglio è di utilizzare il diamante in quanto è il più resistente e quello che fornisce uno degli attacchi maggiori del gioco. Quindi premete il tasto X per lasciarlo a terra, L, Compositor ed unite lo spadone da guardia reale al diamante. Noterete che stranamente l'attacco è diminuito, adesso è solamente 62. In realtà la risposta sta proprio nella descrizione in alto, ossia 37 attacco spadone da guardia reale più il 25 di diamante, quindi è come se lo spadone da guardia reale fosse stato ripristinato ed è esattamente ciò che accade quando voi unite un'arma ad un qualsiasi elemento del gioco. Quindi il nostro prossimo obiettivo è proprio questo, portare nuovamente lo spadone al punto di rottura. Teoricamente avremmo potuto fare questo fin dall'inizio, ma volevo mostrarvi come questa proprietà del gioco funzionasse, ossia che una volta collegato un elemento ad un'arma, quest'ultima la ripristina.
Ecco, ci è apparsa nuovamente la notifica che sta per rompersi ed adesso andiamo a vedere nella sezione delle armi. L'attacco è schizzato a ben 124. In pratica lo spadone da guardia reale non ha solo l'abilità di raddoppiare il proprio attacco, ma anche quello dell'elemento che gli è stato applicato. Infatti, se ricordate, il diamante aumentava la potenza di solamente 25, mentre adesso è arrivata ad incrementarla di ben 50. Questo perché lo spadone da guardia reale ha raddoppiato anche l'attacco dell'elemento al quale è stato applicato. Ora, questo non è il valore d'attacco massimo ottenibile nel gioco, perché se vi ricordate, come vi ho spiegato prima, l'Octorok poteva applicare casualmente un bonus d'attacco fino ad arrivare a più 10, ma per i fini di questo video un attacco di 124 va più che bene per disintegrare qualsiasi boss. Ultimissimo dettaglio prima di procedere alla battaglia è di potenziare Link stesso, perché fino ad adesso non abbiamo fatto nient'altro che creare la miglior arma possibile, ma Link si trova ancora allo stadio base. Infatti, come nel gioco precedente, qui sono presenti 3 livelli per i bonus, che questo ragionamento si applica per tutti i tipi di bonus, non solo per l'attacco, anche difensivi o di qualsiasi altro tipo. In questo caso a noi interessa il bonus d'attacco. Come dicevo, ci sono 3 livelli, quello 1 che corrisponde a un aumento leggero dell'attacco, il livello 2 un incremento medio dell'attacco e il livello 3, il massimo possibile, un aumento notevole dell'attacco. Come incrementare questo bonus? Ci sono 2 modi possibili. Il primo consiste nell'utilizzare l'equipaggiamento appropriato. In questo caso io ho usato i vestiti da barbaro che aumentano l'attacco di un livello. Ve ne accorgete perché l'icona della spada a destra è solamente una. In più anche la maschera di Link Furia Divina, che aumenta ancora di un livello, quindi andando a sommare le due aumenta l'attacco di Link di 2 livelli. In realtà esiste un altro metodo più efficace per aumentare direttamente di 3 livelli, quindi raggiungere il buff massimo in attacco, e consiste nelle pietanze, quindi andiamo a mangiare una pietanza che abbia un buff d'attacco di 3, come in questo caso infatti a destra leggere proprio 3 simboli di spada, il che significa che l'attacco verrà potenziato a livello massimo. Se cercate una guida su come creare i migliori piatti, quindi per ottenere il massimo buff difensivo, d'attacco, di qualsiasi altro tipo, vi invito caldamente a recuperarvi il mio video dedicato perché è fondamentale masterarlo in questo gioco. Quindi andiamo a mangiare il piatto. E adesso non solo abbiamo l'arma più potente del gioco, ma abbiamo applicato il massimo buff d'attacco possibile a Link, il che significa che potremo disintegrare qualsiasi nemico. Allora, la strategia che vi consiglio contro i Lynel, ma contro qualsiasi boss in generale, è innanzitutto di prendere l'altezza. Quindi, per prendere l'altezza, uno dei tantissimi metodi a disposizione è quello di utilizzare un vostro veicolo che avrete precedentemente creato con lo Schematrix. In questo caso io sto utilizzando una specie di overboard che comunque dovrebbe consentirmi di prendere l'altezza, e questo mi servirà perché dopo posso utilizzare l'arco e godere dell'effetto rallentamento, perché il nostro obiettivo sarà colpire la sua testa e stordirlo. Andiamo a vedere subito. Mi lancio dal veicolo, premo X e una volta utilizzato l'arco si rallenterà il tempo. Prima di scoccare la freccia assicuratevi di tenere premuto il pulsante in alto, perché vi consiglio di abbinare alla freccia di nuovo. Io sto utilizzando il diamante, ma voi potrete utilizzare un qualsiasi elemento che darà un notevole buff di attacco. Il diamante ovviamente che utilizzo io è quello più potente del gioco, quindi applico il diamante e dopo cerco di colpire la testa del Lynel. Fatelo per un po' di volte, in questo modo diminuirà anche la vita. Ed ovviamente quando sentirete il suono caratteristico di stordimento potete anche scendere a terra, perché il prossimo passo sarà proprio andare in groppa al Lynel. Ora, come vedete, in questo caso già lo stiamo shottando con le frecce, già raggiunto metà vita, ma adesso la smetterò perché voglio farvi vedere, una volta in groppa al Lynel, cosa dovete fare. Quindi andate vicino a lui, premete il tasto A ed adesso potete utilizzare l'arma che avrete creato. Come notate, l'arma, a dispetto della notifica che dice sta per rompersi, non si è rotta.
Questo perché? Perché una volta in groppa a Lionel, tutte le armi avranno un effetto di invulnerabilità, vale a dire la loro durabilità non diminuirà, il che significa che potrete dargli tutti i colpi possibili e l'arma non si consumerà, appunto, e questo è il motivo per il quale prima vi ho spinto a portarla al punto di rottura. E come avete visto abbiamo praticamente distrutto il Lionel in 3 secondi. Ora, è vero che c'è da dire che questa tecnica in particolare, ossia di portare l'arma al punto di rottura, è efficace solo contro i Lionel, in quanto voi potrete salirgli in groppa e in questo modo godere dell'effetto invulnerabilità, ma in generale contro qualsiasi altro tipo di boss va benissimo anche l'arma normale senza il potenziamento raddoppiato. Infatti notate che in questo caso se l'arma non fosse stata sul punto di rompersi avrebbe avuto un attacco di 124 diviso 2, il che significa di 62, che è un attacco già di per sé grandissimo, quindi questa tecnica dello spadone da guardia reale più il diamante va benissimo contro qualsiasi tipo di nemico, anche se esso non avrà raggiunto il punto di rottura. Poi, una volta che starà per consumarsi, meglio ancora perché farà il doppio dei danni. Detto questo, andiamo ad affrontare il nemico più potente del gioco, ossia il Griok. Eccoci al Ponte Ilia, dove troverete il vostro primo Griok del gioco. La regola è sempre la stessa, cercare di prendere l'altezza per poi usufruire dell'effetto rallentamento una volta scoccata la freccia in volo. Ora esistono tantissime strategie, una che vi ho mostrato prima è stata quella di utilizzare un veicolo volante come ad esempio l'overboard per prendere l'altezza, ma un altro molto più banale può essere stesso sfruttare i punti di interesse della zona stessa, in questo caso questa torre in particolare, mi potrei lanciare benissimo da qui, ma voglio mostrarvi altre tecniche. Allora, prima di procedere allo scontro dobbiamo fare i preparativi, quindi innanzitutto equipaggiamento al link oppure il cibo, che è ancora meglio perché potete applicare tramite un singolo piatto il buff massimo in attacco. Applichiamolo subito. Dopo fondete la vostra arma con il pezzo più forte che avete, in questo caso utilizzo il diamante, compositor ed unisco. Ora contro questo nemico in particolare dovrete utilizzare quasi obbligatoriamente un set di resistenza al calore perché genererà aria calda attorno a lui che vi farà danno nel tempo, quindi è fortemente consigliato utilizzare un set contro il calore. E andiamo a vedere adesso gli altri metodi che vi consiglio per prendere l'altezza. Il primo consiste nell'utilizzare un dispositivo Zonai, in particolare il migliore è l'aliante, quindi lasciatelo a terra. Utilizzate il compositor sullo scudo e una volta che farete il surf, quindi utilizzando X, tasto ZL più A, potrete prendere l'altezza e sfruttare quel frangente per colpire in questo caso tutte e tre le teste del Graik. Andiamolo a vedere subito, premo X, ZLA e notate che prenderà leggermente l'altezza. Ovviamente fatto su un terreno che non sia né sabbia né neve influirà sulla durabilità dell'elemento, il che significa che si consumerà nel tempo. Ad ogni modo questo a noi non importa, andiamo a colpire subito le tre teste. Potrete utilizzare per facilitare il compito gli occhi di pipistrello che daranno l'effetto autoguidato alle frecce. E dopo sfruttare subito il momento in cui il Griok cadrà per fargli il maggior danno possibile. Ottimo. Adesso è caduto, ora noi tutto quello che dobbiamo fare è selezionare l'arma che abbiamo creato prima, che ha un'ottima potenza d'attacco, e fargli il maggior danno possibile. Notate che la vita sta scendendo molto rapidamente rispetto all'utilizzo di qualsiasi altra arma. Ora il Griok si è ripreso e vi consiglio un altro metodo adesso per prendere l'altezza, che consiste nell'utilizzare la bomba. Infatti, se farete il surf su uno scudo al quale è abbinato la bomba, riceverete un effetto verso l'alto e potrete utilizzare una volta in volo l'arco per godere dell'effetto rallentamento. Posiamo la bomba, compositor, l'abbino. Ah no, questo scudo era stato già applicato l'aliante, quindi scelgo un altro scudo come questo reale con ottima resistenza tra l'altro. Seleziono di nuovo la bomba, poso, compositor e premo ZL per abbinarla allo scudo.
Ora, ogni volta che farò surf, cioè ZLXA, mi darà un getto verso l'alto. Proviamo subito. E infatti, come vedete, ho raggiunto l'altezza. Sfruttate questa occasione per colpire tutte le teste del Griok. Ora potremo sì utilizzare il diamante, ma ho notato è molto più efficace utilizzare l'occhio di pipistrello per il semplice motivo che darà l'effetto autoguidato alle frecce e sarà praticamente una passeggiata distruggere il boss. Proviamo subito. Ovviamente il boss cadrà solamente quando tutte e tre le teste saranno state distrutte. Manca l'ultima. Ottimo. Ed adesso siamo nuovamente lo spadone da guardia reale creato prima per fargli danno. Già abbiamo raggiunto la metà vita del boss senza troppe difficoltà e considerate adesso stiamo sfruttando pure il buff massimo di Link ottenuto dal piatto che ho mangiato prima. Ci troviamo di nuovo nella situazione di prima, dovete scegliere semplicemente con quale strumento prendere l'altezza, ve ne ho mostrati tre: utilizzare i punti di interesse naturali della zona, utilizzare l'aliante sullo scudo, oppure quello più semplice di tutti è la bomba. In questo caso andiamo ad utilizzare proprio il più efficace, cioè quello della bomba. Ovviamente dopo esserci allontanati dal nemico per evitare che quest'ultimo ci danneggi. Ed adesso andiamo a rilasciare la bomba. Prendiamo di nuovo lo scudo, Compositor, ZL. Ed adesso facciamo surf utilizzando il tasto ZL, X più A. Una volta finite le fiamme ovviamente, facciamolo subito. Ottimo, siamo di nuovo in volo e utilizziamo di nuovo gli occhi di pipistrello con le frecce. Quando sarete abbastanza vicini al nemico non saranno nemmeno indispensabili gli occhi di pipistrello, ma potete procedere con le frecce normalmente. Rilasciamo di nuovo la bomba. Mi raccomando, non missate il tasto come me. Riproviamo a rilasciare. Ok, il lag mi vuole impedire a tutti i costi di abbinare lo scudo alla bomba, ma non fa niente. Utilizziamo l'arco senza essere in volo. Semplicemente con l'occhio di pipistrello. Il nemico cadrà di nuovo e noi andremo vicino per colpirlo. E state bene attenti perché una volta raggiunto un quarto di vita si attiverà l'ultima fase del boss, nel quale non potremo più colpirlo come abbiamo fatto adesso, ma dovremo sfruttare le correnti ascensionali. Riprendiamo di nuovo lo spadone da guardia reale perché si è rotto il precedente. Io lo abbino al diamante, che è il materiale più potente del gioco, ma voi potete abbinarlo a qualsiasi elemento che dia un ottimo incremento d'attacco. Ed adesso state ben attenti alle palle di fuoco che lancerà, perché queste, una volta esplose sul terreno, genereranno queste correnti d'aria che noi dovremo sfruttare per raggiungere il Griok. Ecco, dobbiamo stare ben attenti ad evitarle perché faranno tantissimo danno se ci colpiscono. Ottimo. E come notate sono generate queste correnti d'aria, sfruttiamole subito. E mentre saliamo dobbiamo cercare sempre di evitare i suoi attacchi. Ottimo, abbiamo preso l'altezza e adesso possiamo usare l'arco. Io utilizzo sempre gli occhi di pipistrello per semplicità, ma il miglior metodo consiste nell'utilizzare... Ottimo, si è rotto l'arco. Andiamolo a sostituire. E stavo dicendo, il miglior metodo consiste nell'utilizzare proprio i diamanti, che sono il materiale più potente del gioco. Pura fortuna, con l'ultimo occhio di pipistrello abbiamo dato il colpo finale ed adesso dovrebbe morire col danno da caduta. Infatti nell'ultima fase, quando prenderà quell'elevata altezza, una volta che colpirete tutte e tre le teste e cadrà, prenderà un bel danno dovuto proprio all'altezza che aveva raggiunto. E questo danno da caduta è stato sufficiente per one-shottarlo. E come avete notato, con questa tecnica sarà una passeggiata a sconfiggere tutti i nemici. Facciamo un riassunto di quello che abbiamo fatto. Allora, innanzitutto vi occorrerà lo spadone da guardia reale. Non leggete il titolo di adesso, spadone di diamante, che è quello cambiato una volta combinato con l'elemento opportuno.
Quindi lo spadone da guardia reale si troverà al castello di Hyrule nella stanza di Zelda e trovate un mio video dedicato su come arrivarci. Dopodiché dovete abbinarlo all'elemento più potente che avete, in questo caso ho utilizzato il diamante, ma va benissimo qualsiasi altro elemento che dia come valore di potenza almeno un numero superiore a 20. Dopo dovete recarvi al Monte Morte. Questo non è un passaggio obbligatorio, ma semplicemente facoltativo se volete aumentare ancora di più l'attacco e far ingerire lo spadone ad un Octorok, sperando che vi esca proprio il bonus d'attacco plus che lo va ad incrementare ulteriormente. Dopo fatto questo, se vi ritrovate contro il Lionel, quindi potrete godere dell'effetto invulnerabilità una volta in groppa adesso, dovete semplicemente portare lo spadone al punto di rottura in modo da raddoppiare l'attacco. Se invece vi troverete contro qualsiasi altro nemico va già benissimo così, perché qualsiasi arma con potenza superiore a 60 va più che bene. Ed infine potenziare Link. Come fare questo? O con l'equipaggiamento appropriato, lo notate perché a destra ci sarà l'icona della spada e vi verrà pure indicato, come leggete, attacco più, oppure tramite i piatti, che è la scelta più consigliata, in quanto un singolo piatto vi darà direttamente il buff massimo di livello 3 all'attacco. E anche in questo caso, per la guida su come cucinare i migliori piatti, vi invito a recuperarvi il mio video dedicato sul mio canale. Bene, per oggi era tutto. Se non volete perdervi le ultime novità e guide su Zelda e sul mondo Nintendo in generale, mi invito a seguirmi su tutti i miei social, trovate i link in descrizione e nel primo commento trovate anche il link al mio canale Telegram sulle migliori offerte dei videogiochi, tramite il quale potete supportarmi gratuitamente. Per oggi era tutto, in attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!